I am, quite literally, from another age. Supercatastrofe, quali storie per la fine del mondo è il titolo che abbiamo dato a questa edizione di Codis Green che stiamo curando come Nero. E l'idea era quella di mettere un po' a sistema una serie di contenuti che Nero sta affrontando anche con la collana di Not e attorno a questo costruire un impianto di contenuti sviluppati da una serie di realtà che insieme a noi, come dire, anime vicine alle nostre, che stanno sviluppando discorsi originali sul concetto di antropocene, ovvero questa specifica era geologica dove si sente l'impronta dell'uomo. L'idea è quella di lavorare su un formato il più possibile interdisciplinare, quindi questi contenuti vengono sviluppati secondo diversi formati, ognuno attinente alle pratiche di queste realtà coinvolte. L'idea è quella di mettere un po' a sistema queste narrazioni, questi punti di vista differenti sul tema della sostenibilità e del futuro. Un mega concetto carismatico, quello di antropocene, che è stato introdotto circa 20 anni fa nell'ambito della comunità degli scienziati della Terra per indicare l'impatto della specie umana sul pianeta. E l'antropocene indica appunto il nome di una nuova epoca geologica in cui, secondo Paul Crutzen, in particolare lo scienziato che ha introdotto questo termine, ci troviamo immersi. Haraway risponde a questa conversazione che ha generato un discorso veramente molto esteso fuori dall'ambito della scienza della terra, all'ambito invece dell'arte, delle scienze umane, ma anche dell'attivismo. Quella dell'antropocene è una narrazione per raccontare la crisi ecologica ed è una narrazione che ha un limite, ovvero quella di mettere in primo piano un solo attore e una sola forma di agency, quella della specie umana. E Haraway invece propone una serie di termini alternativi. Oltre a questi due termini, capitalocene e piantagionocene, ne introduce anche un altro, che è Tulucene, che evoca la potenza delle potenze planetarie, delle agencies disperse, delle agencies animali, virali, delle agencies con cui dobbiamo continuamente avere a che fare e confrontarci, da cui dipendiamo. Tulucene ha anche a che vedere con delle dimensioni spaziali e temporali estremamente ramificate, è una rete di interconnessioni e Haraway ci incoraggia a prendere la responsabilità di queste interconnessioni e di averne cura, perché quando non lo facciamo come collettivi, allora succedono cose come la pandemia che stiamo vivendo. Born to Lose. Abbiamo deciso di farlo dando un po' una forma specifica a questa mostra, anzi una forma non specifica. L'abbiamo definita poi internamente anche una mostra iperoggetto, proprio richiamandoci all'idea del filosofo Timothy Morton che parla di iperoggetti. Sostanzialmente parliamo di oggetti come per esempio il riscaldamento globale o tutte le bottigliette di plastica sulla Terra, che sono oggetti di cui non riusciamo mai a avere una percezione chiara, un controllo chiaro dei confini di questi fenomeni, ma invece sempre delle esperienze molto contingenti, specifiche, a cui dobbiamo imparare a dare senso perché ne siamo immersi dentro. L'idea è proprio di restituire un po' questa impossibilità di vedere anche all'interno di questa mostra un senso chiaro, compiuto, un confine tracciabile, ma che invece ogni esperienza di visita, per esempio ogni visitatore, possa avere poi di fatto un suo percorso, una sua percezione, possa in qualche modo esperire la mostra e i contenuti in un modo sempre diverso. Lo stesso allestimento è pensato in questo modo, quindi oltre a richiamare, come dire, da un punto di vista simbolico, estetico, certe questioni, è anche un allestimento in qualche modo organico, una mostra che si sporca, che in qualche modo contiene anche il passaggio dello spettatore. L'impronta dell'uomo, in questo senso, come per analogia, è anche l'impronta dell'uomo sul pianeta. Born to lose. Baby I was born to lose.
L'allestimento si chiama footprint, quindi impronta dell'uomo sulla terra. Questa impronta, anche fisicamente all'interno della mostra, avverrà tramite l'utilizzo di una polvere, un pigmento colorato, verde fluorescente, quindi anche il colore è un colore che in natura non esiste, ma che in qualche modo verrà trasportato in tutta la mostra dai visitatori. In questo modo, quando si lascerà la mostra, in qualche modo si lascerà un'impronta, si porterà dietro questo colore artificiale e si sporcherà a sua volta tutto l'allestimento nel corso dello svolgimento della mostra. Alla base di questo allestimento abbiamo utilizzato un binomio di queste due parole che secondo noi riassumono perfettamente quello che è un po' il contenuto di tutta la mostra, che sono sporco e ordinato. Queste due parole in particolare perché possiamo associarle molto bene ai due concetti di uomo e natura. Tendiamo a vedere lo spazio naturale come un ambiente sporco, mentre invece siamo soliti pensare all'ambiente dell'uomo, dove c'è un intervento dell'uomo, come uno spazio molto ordinato, pulito, asettico. Infatti all'interno di questa mostra il grigio appiattisce interamente ogni elemento, ogni oggetto che è qui presente e va a raccontare questo intervento pulito, asettico da parte dell'uomo, però allo stesso tempo tutti questi oggetti sono in verità degli scarti che compongono i cumuli che troviamo in allestimento, scarti tecnologici che hanno avuto un passato e che oggi rimangono come impronta, come lascito dell'azione dell'uomo con la sua attività sul pianeta. Il cumulo nasce da un riferimento a questa citazione di Adolf Loos, che in realtà è una sua definizione dell'architettura in sé. Appunto racconta che se in un bosco incontriamo un cumulo, un tumulo, automaticamente in questo elemento possiamo riconoscere appunto un'architettura attraverso questo collegamento appunto all'architettura come oggetto funerario, quindi a questa rappresentazione dell'architettura in sé come oggetto che poi racconta il nostro passaggio sulla Terra. Quindi ci è sembrato interessante riprendere questo riferimento rispetto ad un collegamento che è l'antropizzazione in sé al concetto di morte o di scomparsa dell'uomo e della sua azione antropizzante. Quindi poi il cumulo in realtà sintetizza alcuni di questi elementi con queste sorta di elementi che richiamano delle lapidi, e poi appunto il cumulo in realtà è costruito da questi scarti dell'impronta umana sul pianeta. Nero, oltre ad aver coordinato il tutto, è anche intervenuto attraverso Notte, creando una piccola biblioteca ideale su queste tematiche, che non ha nessuna coerenza anche lì, ma che spazia da momenti storici molto differenti a contenuti che vanno dal romanzo alla saggistica più spinta, ma che in qualche modo tutti condividono questo modo di riflettere, affrontare, comprendere o rifiutare però il tentativo di una nuova e, diciamo, per certi versi anche visionaria relazione tra l'uomo e quella che chiamiamo natura. Sia gli scienziati, gli artisti che gli attivisti ragionano adesso su futuri possibili, quindi la parte più interessante è immaginare mondi, dove possiamo andare, e questo ognuno lo fa secondo il suo passato, secondo le sue conoscenze, secondo il suo vissuto. Gli scienziati guardano le curve, i dati per fare delle proiezioni con algoritmi, la politica fa degli scenari di gestione della società. Che cosa fa l'artista per immaginare il futuro? Ha meno regole, perché il metodo di immaginazione ha meno variabili a cui attendersi, quindi è più libero, può ragionare per associazioni anche lontane senza una spiegazione per forza, e quindi il ruolo di immaginare un mondo futuro è la cosa più interessante. L'interpretazione che diamo noi al concetto di sostenibilità e futuro è quello di, come dire, immaginare un contenuto e offrire un'esperienza al visitatore che mette il visitatore al centro del problema, anche un po' rifacendosi al glossario aragoiano. Donna Haraway ha sempre usato il linguaggio in maniera molto originale e creativa per essere un membro del mondo accademico. Si è molto concentrata nel trovare delle parole alternative per descrivere questo periodo che stiamo vivendo. È arrivata, appunto, come succede in genere nella teoria, a trovare dei vocaboli che definiscano esattamente e classifichino un fenomeno
ma proprio perché è riuscita a diffondere o comunque a promuovere una pratica di linguaggio che non consiste appunto in una classificazione e in una descrizione, ma più che altro in una apertura e in una concezione proprio diversa del modo di osservare il pianeta in cui viviamo e quindi anche osservare noi stessi sul pianeta. Diciamo che in generale, se si entra dentro questa pratica promossa da Haraway di andare a fondo all'etimologia delle parole, di cercare di capire perché vengono incrociate e cosa nasce a volte dagli incroci, nascono altri significati, quella che in inglese è responsibility, che appunto in realtà parte dalla responsabilità, comunica la responsabilità, però mette insieme anche la capacità di risposta. Questo è uno dei tantissimi esempi di questo modo di creare parole. Quindi effettivamente descrivere questo pianeta per quello che è un pianeta infetto e vedere che tipo di narrazioni si possono produrre da questa consapevolezza e dall'essere parte del vortice all'interno del vortice. Quindi è una sorta di spirale schizzoide di contenuti che provano ad andare al nodo della questione e a presentare la problematicità per quello che è. È la prima volta che i contenuti di Medusa prendono una forma museale. Sia la forma video che quella stampata rispondono all'esigenza di raccontare questa vertigine, questo vortice di fatti, avvenimenti e relazioni che ci circondano nel nostro rapporto tra uomini e ambiente, organico e inorganico. Quindi per la prima volta intanto abbiamo potuto dare spazio alla scrittura in una forma piuttosto inedita, cioè chi visita la mostra può osservare tutto il lavoro di Medusa nello spazio, è come se il tempo si fosse preso appunto quegli 8 metri, 6 metri di pannelli, ed è una cosa che non ci lascia indifferenti, ci è piaciuta molto. Il secondo aspetto invece dei nostri contenuti si riflette nel linguaggio video, quindi la scelta che abbiamo fatto è stata cercare nei contenuti caricati dagli utenti, cioè dalle persone, cioè dagli esseri umani, un archivio capace di restituire la complessità dei fenomeni che ci circondano, cioè questo significa veramente qualsiasi aspetto, sono più di 30 video e cercano di interrogare il rapporto di esseri umani e animali, animali e animali, esseri umani e catastrofi, cercando di creare un'esperienza immersiva e di impatto, insomma, che cerchi di cambiare il punto di vista di chi entra in questa mostra. Però lavorare con le immagini c'entra molto col lavoro che abbiamo fatto in questi anni in realtà, perché una delle cose che ci ha spinto ad aprire la newsletter era proprio ribellarci, diciamo, a un certo tipo di estetica della catastrofe. Quindi lavorare con le immagini in quel senso lì è pericoloso, perché appunto si possono scegliere immagini anche molto belle, no? Per raccontare una catastrofe come la crisi ambientale, e come hanno ricordato in molti durante la pandemia, l'Apocalisse, la radice, l'etimo di Apocalisse è rivelazione, quindi stare davanti, vedere una rivelazione, no? Assistere a una rivelazione è una cosa anche esaltante. Noi abbiamo cercato, con una selezione di video particolare, di prendere forse video più sporchi, più fatti male, video appunto meno patinati possibile, che raccontassero però comunque lo stesso, un'estetica alternativa, diciamo, dell'Apocalisse. In questi 3 anni ci siamo occupati di molti aspetti di quello che viene chiamato antropocene, e i video noi pensiamo riescono a restituire la polifonia, la complessità che abbiamo affrontato. Video che come Medusa cercano di raccontare la complessità degli ecosistemi che ci abitano. Ci sono altri video dove l'uomo sembra in resa totale di fronte alla natura, al mondo naturale, e video invece che dimostrano quanto ci siamo spostati, quanto è lontano ormai il punto di non ritorno del nostro utilizzo dell'ambiente. E quindi l'idea era raccogliere tutti questi video, che sono una trentina, e mostrarli quasi tutti in contemporanea a chi visita l'allestimento, e creare questa cacofonia di video, di suoni, anche questo rumore di fondo.
Spoken Riffs è la sonorizzazione di Supercatastrofe, è proprio quest'idea di permeare lo spazio espositivo, di collegare il dentro e il fuori degli spazi di Manifattura Tabacchi. Si tratta di un collage sonoro, un insieme di diversi contributi che appartengono alla ricerca di Trees, quindi da un lato la sperimentazione elettronica, la sperimentazione musicale e dall'altro una riflessione sulla sostenibilità, in questo caso appunto con un taglio molto incentrato su Antropocene, riflettendo la tematica di Supercatastrofe e prendendo anche un po' lo spirito di Supercatastrofe in questo momento cruciale. E l'idea è stata proprio quella di creare un soundscape che si permeasse sul luogo e in questo senso tenesse molto in considerazione le caratteristiche tecniche e anche un pochino ideali di questo luogo. Quindi proprio da un punto di vista tecnico abbiamo scelto di andarci a inserire come quasi fossero delle scarpe non nostre nell'ambiente sonoro di Manifattura Tabacchi e di sfruttare l'interfono. Inizia quindi dall'interfono negli spazi all'aperto di Manifattura e poi si dipana attraverso le scale per interrompersi nel rispetto degli altri contributi e poi riprendere in altri punti fino all'uscita dalla mostra. È un collage sonoro che fa riferimento a diversi tipi di contributi, siano essi materiali reperiti online attraverso archivi piuttosto che YouTube, e poi una serie anche di materiali inediti che appartengono ai nostri archivi, quindi interviste rivisitate, registrazioni di set mai ascoltate prima o ancora pezzi d'artista. La sonorizzazione ha questo aspetto di voler essere una sorta di bisbiglio, una sorta di chiacchiericcio nel sottofondo di questa supercatastrofe che accolga e conduca il visitatore attraverso il percorso della mostra. Per capire come Haraway inquadra il concetto di catastrofe, sicuramente è importante partire dal termine trouble. Trouble è un problema, è un groviglio, una matassa, e stare nel trouble per Haraway significa non pensare che ci siano delle strategie di uscita, come talvolta invece si pensa quando si concepisce, no? L'arrivo della catastrofe, ma piuttosto creare attaccamenti, quindi rimanere nel problema, rimanere a contatto con altre vite e soprattutto farsi contagiare da queste, perché il contagio non è invasione, non è infezione necessariamente, ma è proprio movimento vitale. Quindi Haraway dice: attenzione, impariamo a vivere e morire insieme e a non pensare più a un avvenire, cioè a un futuro che deve ancora accadere, ma piuttosto a un divenire comune. Storie dalla fine del mondo è un po' questo, cioè un tentativo anche di provare a immaginare una fine del mondo per come lo conoscevamo, cioè quindi non una fine del mondo per forza apocalittica, anche se è quella che si prospetta più vicina, ma un tentativo quantomeno di finire con un certo tipo di mondo e provarne a immaginare di nuovi.